Buongiornissimo caffè ragazzi, sono a Berlino, sono arrivato ieri sera. Il tempo fa abbastanza schifo, fa abbastanza freddo. Ho già fatto un free walking tour e adesso sono venuto a visitare la cupola del Parlamento. Visitabile solo su prenotazione. Io ho provato a fare la prenotazione su internet ma non ci sono riuscito perché bisogna andarci almeno un mese prima più o meno. In realtà c'è il box office proprio di fronte e qua vi conviene perché i biglietti sono acquistabili fino a 3 giorni prima. C'è fuori il cartellone con scritti gli orari disponibili, per cui se volete visitare la cupola vi conviene comprarli qui direttamente in loco piuttosto che online. La visita è completamente gratuita e una volta entrati si può stare dentro quanto volete. In tutto questo sono le 3, io non ho ancora mangiato, ho una gran fame, quindi adesso mangio qualcosa per strada. Come avrete intuito siamo nel memoriale per le vittime ebree dell'Olocausto. Non è chiaro il significato che l'architetto abbia voluto dare, nel senso perché abbia dato questa forma a questo memoriale. L'unica cosa che si sa è che la sua intenzione era quella di venire via via che si passeggiava all'interno di quest'opera, monumento, non so come chiamarla in realtà. L'impressione era quella che si doveva venire sommersi dalla mole di morti che ci furono. Per questo si inizia con le lapidi, perché di fatto sono delle lapidi più basse, diventano via via più alte e il terreno va giù, proprio una conca, per cui si ha l'impressione di sprofondare. Una cosa che pochi sanno, non so, magari la sanno tutti, io non la sapevo, questo memoriale si trova sopra il bunker di Hitler. Bunker che è totalmente sigillato e chiuso al pubblico, non si può vedere assolutamente per evitare che diventasse un luogo di culto per quello che era Adolfo. E questo in più sta un po' a significare, come dire, la città di Berlino ha scelto di ricordare le sue vittime e non lui. Finito il momento Alberto Angela, io adesso cerco di uscire da qua perché mette una tristezza addosso che non fa per me. Poi fa freddo, quindi ci sta, cioè non ci sta. Io non sono bravo a fare le cose serie. Ci sono dei ragazzini che stanno giocando a nascondino. Io non so in realtà se questa cosa mi fa incazzare o meno. Boh, forse va anche bene, come dire, meglio gioia che tristezza, non lo so. Voi come la pensate? Fatemelo sapere in un commento magari. Così c'ho anche il nome del canale YouTube in codice Morse. Ci vogliono 2 monate che non so cosa sia. 2 mesi probabilmente. Cosa ci fa il museo dello spionaggio un pezzo di motore della macchina di Toretto di Fast and Furious? Piuttosto inquietante sta cosa, si girano tutti a guardarti all'improvviso. C'è un gioco in cui lo schermo ti mostra alcuni elementi, alcune cose, tu devi dire se è una cosa buona o una cosa cattiva. È uscito Panza Alcolica e hanno messo cattiva, poi è uscito Birkenstock, i sandali, hanno messo buono. Magari con i calzini bianchi. Ah, vai. Andrà malissimo.
Lo sapevo. È troppo alto. Sono appena uscito dal museo dello spionaggio, è stato divertente, dai, alla fine ci sta. Mi dispiace solo che nel gioco dei laser sono durato neanche 15 secondi, ho fatto una pessima figura. Avevo fatto anche lo sborone, avevo messo il livello medio invece che facile come tutti gli altri e infatti sono uscito subito. Però vabbè, divertente. L'avrei anche rifatto, però c'era un sacco di fila, quindi niente. Sto andando al qualcosa market, Mauer Market, una roba del genere, perché il giovedì sera fanno il giovedì dello street food. Questo è l'unico giovedì in cui io sarò a Berlino, per cui devo andarci per forza stasera. Per cui vado a piedi, è un'ora. Cerco di prendere la metro o il tram o quello che è. Four big balls, please. Hello, namaste, momos. Very delicious. Everything pure, vegan. Avete mai provato il cibo nepalese prima? Io no. Dal Ghana, banana fritta e fagioli. Buono. Per concludere, il dolce non poteva che essere italiano, cannolo. Anzi, non so se mi si vede per il buio, spero di sì. Io ovviamente ho appena finito la mia cena. Facendo un breve resoconto, ho mangiato cibo di almeno 5 paesi diversi e mi sono piaciuti tutti. Le cose più buone però erano le polpette all'inizio buonissime. Proprio buone.